Sarà l'arrivo dell'estate, il ritorno del caldo, ma non so voi, ma io mi sento sempre un po' nostalgico e quindi è un periodo in cui sto leggendo molto e sono inciampato in un libro che mi ha fatto veramente passare un bellissimo pomeriggio, Il postino di Neruda. E oggi vorrei iniziare una nuova serie nel canale in cui metto a confronto il libro e il film che poi successivamente ne è stato tratto per decidere poi qual è il migliore, almeno secondo me, e poi magari sentire anche la vostra opinione. In questo caso devo dire che non mi sarei mai aspettato di trovare un libro così bello, ma partiamo con ordine. Io ho avuto il piacere di vedere prima Il postino con Troisi, un film veramente incredibile, bellissimo da ogni punto di vista, passionale, romantico, divertente, nostalgico, anche quello lì, ottima colonna sonora. Il film secondo me è molto bello e vale la pena recuperarlo, ma non sapevo niente del libro, al punto tale che neanche sapevo ci fosse un libro dalla quale poi è stato tratto il film, e l'ho trovato casualmente nello scaffale della libreria della mia ragazza, io l'ho rubato e ora sono qui a parlarvene. L'autore, Antonio Scarmeta, scrive, come leggo anche qua dietro, veramente un inno alla poesia e all'amore. Infatti questo è un libro in cui l'autore decide di mettere in scena una storia che veramente ha come due poli quello dell'amore, della vita, e dall'altro quello della poesia, la letteratura e la sua importanza nel mondo. Il protagonista principale, Mario, fortunatamente gli capita, questa cosa la vuole anche un po', di diventare il postino di un premio Nobel di Pablo Neruda, poeta cileno dall'importanza gigantesca, che appare in questo libro un po' anzianotto, un po' spento, ma che proprio grazie all'incontro di Mario riprenderà forse a vivere in modo diverso. Di base questa è anche la storia che segue il film. Troisi è un perfetto Mario, veramente incredibile. Immaginatevi un personaggio un po' campagnolo che non ha mai avuto a che fare né con gli studi, né con la poesia, né con i libri, che si ritrova però ad avere un contatto diretto con un personaggio che invece ha creato e ha plasmato tutta la sua esistenza intorno agli stessi. Quindi anche i dialoghi che ci sono tra di loro sono divertenti nel film tanto quanto lo sono all'interno del libro. Una delle parti più divertenti che troviamo subito all'inizio, quando Mario trova il coraggio di chiedere a Neruda un autografo. E la domanda che gli fa è proprio questa: me lo renda unico, maestro. Inizialmente Neruda non è né scontroso né amichevole, è proprio indifferente, prende il libro, glielo firma come farebbe con chiunque altro, senza anche lui aspettarsi niente di quello che accadrà dopo. E quello che accade è che Mario, incuriosito dalla poesia, dal personaggio dell'autore, inizia a leggerlo, al punto tale che inizia anche a chiedersi come scriverla, come scrivere delle metafore, come utilizzarle, fino a quando poi tutto questo però prende una piega diversa quando Mario si innamora di Beatrice. Immaginatevi una donna molto bella che rimanda un po' anche alla Beatrice dantesca, e quindi Mario si ritrova in una situazione particolare perché in questo momento non solo capisce finalmente la vera essenza della poesia, perché questo amore descritto lo vive, ma in più si sente anche la condizione di doverla utilizzare. E infatti c'è qui la famosissima frase che poi nel film viene un po' modificata: la poesia non è di chi la scrive ma di chi la usa. Nel film diventa di chi gli serve. È colpa sua se mi sono innamorato. No, signore, io non c'entro niente con esto. Ti ho regalato i miei libri, sì, ma non ti ho autorizzato a usarli per il plagio. Se penso che hai regalato a Beatrice la poesia che avevo scritto per Matilde. La poesia non è di chi la scrive, è di chi gli serve. E qui proprio troviamo una lezione gigantesca che poi esce dalla bocca non del grande poeta Neruda, ma al contrario di Mario, di un uomo semplice, campagnolo, che per quanto abbia cominciato solo ora a sapere esprimersi in modo poetico, in realtà, essendo più semplice da un punto di vista proprio umano, riesce a decodificare la realtà con una naturalezza maggiore che addirittura stupisce il poeta, che commenta dicendo che questa frase bella democratica gli piace moltissimo. E all'interno del libro viene descritto, come anche del resto nel film, la nascita di questo amore, come poi si concretizzerà e ciò che ne seguirà. Ma adesso provo a spiegarvi perché secondo me il libro è migliore del film. Partiamo dal presupposto che escluderò automaticamente il fatto che il libro sia stato scritto prima, perché altrimenti non ci sarebbe neanche tanto da dire, perché l'idea geniale ce l'ha avuta Antonio Scarmeta, il metterla in scena in modo diverso ovviamente sì, è difficile, ma se parliamo di idee dovrebbe vincere il libro semplicemente da un punto di vista cronologico, ma non farò tutto questo. Perché allora questo libro è migliore del film? Perché intanto è scritto, e dato che stiamo parlando di poesia, il fatto di poter immaginare certe cose e non trovarci direttamente l'immagine rappresentata ci può aiutare molto. All'interno del libro si parla spesso di metafore, e proprio questi rimandi che vengono fatti molto spesso nei dialoghi all'interno del libro, non essendoci immagini e immaginandole noi,
assumono un significato diverso. I dialoghi scritti benissimo vengono riportati molto bene anche nel film, ma secondo me sono due le motivazioni principali per la quale il libro riesce meglio del film. Intanto questo è un romanzo anche fortemente legato alla storia e alla politica. Infatti ci viene raccontata l'ascesa di Salvador Allende, che per chi non lo sapesse è stato presidente del Cile per 3 anni, sostituito successivamente a causa di un colpo di stato che ci sarà in Cile, che porterà poi alla candidatura forzata di Pinochet. Tutto questo ci viene descritto nel libro in un modo mai pesante, per quanto poi l'argomento in sé lo sia, perché si parla poi soprattutto nel finale di questa dittatura che viene instaurata, ma il tutto viene fatto con semplicità e accompagnato alla storia. La bellezza dei grandi romanzi è che riescono a descriverti la storia che sta accadendo, però attraverso la vita di alcuni personaggi. Guardate tutta la storia napoleonica descritta in Guerra e Pace, nello Straniero di Camus, la battaglia di Algheri e tutto quello che ha portato all'indipendenza, e questo è uno di quei casi. Ma secondo me la differenza più grande che rende questo libro migliore del film sono le descrizioni ed il modo in cui è stato scritto. Ci sono alcuni pezzi di questo libro veramente incredibili e che le immagini non possono restituire, perché fino a quando si parla di dialoghi tra Neruda e Mario, Beatrice, Mario la madre di Beatrice, il tutto può essere più o meno restituito, ma ci sono alcuni casi in cui singole scene vengono descritte con tante parole intense e sempre perfette nonostante siano molto numerose. Ma vi leggo alcuni esempi. A un certo punto la madre di Beatrice, volendo allontanare la figlia da Mario, decide di scrivere una lettera a Neruda, perché lei ha notato come molte delle metafore che utilizzi Mario per in qualche modo fare innamorare sua figlia siano state copiate e mutuate da lui, e a un certo punto decide, per mettere i bastoni tra le ruote a Mario, di mandare una lettera al poeta e avvertirlo di tutto questo. E questo è il modo in cui viene descritto il momento che precede l'apertura della lettera. Lacerando la busta con il coltello del burro, procedette con tanta voluta imperizia che l'operazione superò il minuto. Mai nessun maestro di film polizieschi aveva prodotto nel postino una simile suspense. Orfano di unghie, si morse i polpastrelli a uno. Per quanto nel film può essere descritta la scena, no? Con lui molto ansioso, che suda, che è lì, che non vede l'ora di sapere cosa gli ha scritto la madre, questa frase, orfano di unghie, si morse i polpastrelli uno a uno, descrivendo perfettamente, ma non mostrando, secondo me ci porta a fare quello che inizia a fare anche Mario all'interno del libro, ovvero immaginare con la nostra testa scenari, parole che messe insieme creano un mondo. Ci sono altre scene descritte in una maniera unica, veramente profonda, intensa, stupenda, divertente, come quando Mario inizia a registrare i suoni dell'Isla Negra per mandarli a Neruda, che ormai è in Francia. Ma secondo me l'apice di questo libro viene raggiunto quando viene descritto cosa succede alla festa per il premio Nobel di Neruda. Se la notte fu lunga, nessuno poté dire che mancasse il vino. Ogni volta che Mario vedeva un tavolo con le bottiglie a mezz'asta, ipso facto portava una brocca. Ci fu un momento in cui metà della popolazione vagava tra le dune, gli uni mescolati con gli altri, e secondo un bilancio della vedova le coppie non erano al 100% le stesse che la Chiesa o lo Stato civile aveva santificato e certificato. Solo quando Mario Gimenez ebbe la certezza che nessuno degli invitati era più in grado di ricordare nome, indirizzo, numero di certificato elettorale e ultimo domicilio del coniuge, decise che la festa era riuscita e che la promiscuità poteva continuare senza il suo sforzo e la sua presenza. Commossa da torero, sciolse il grembiule di Beatrice, le circondò morbidamente la vita e le piazzò l'uccello fra le gambe. Leccandole l'orecchio con la lingua e tenendo le natiche sollevate con le mani, glielo infilò in piedi in cucina senza disturbarsi a toglierle la gonna. Ci vedranno, amore, ansimò la ragazza adoperandosi affinché l'uccello entrasse fino in fondo. Mario cominciò a far altalenare le anche con colpi secchi e, impastando di saliva i seni della ragazza, farfugliò: peccato non avere qui il Sony per incidere questo omaggio a Don Pablo. E subito dopo divulgò un orgasmo così fragoroso, gorgogliante, smodato, bizzarro, barbaro e apocalittico che i galli credettero giunta l'alba e cominciarono a cantare con le creste infiammate. I cani confusero l'ululato con la sirena del postale notturno e l'attrarono alla luna quasi obbedendo a un incomprensibile accordo. Il compagno Rodriguez, occupato a inumidire l'orecchio di un universitario comunista con la rauca saliva di un tango di Gardel, ebbe la sensazione che una scossa gli troncasse il respiro in gola, e Rosa, vedova Gonzales, che tra l'altro è la madre di Beatrice, microfono in pugno, dovette tentare di coprire l'osanna di Mario trillando ancora una volta la vela con acuti di cantante lirica. Agitando le braccia come pale da mulino, la donna incitò Domingo Guzman e Pedro Alcorón a raddoppiare i piatti e i tamburi, ma il maestro Guzman, frenando con un'occhiata al piccolo Pedro, gli disse: fermo maestro, che se la vedova si scatena tanto è perché adesso tocca la figlia. Dopo aver descritto in questo modo ironico e molto divertente l'orgasmo di Mario, adesso descriverà quello della figlia.
12 secondi dopo questa profezia, quando le orecchie di tutto il pubblico sobrio, ebbro o incosciente erano tese verso la cucina, quasi fossero aspirate da un possente magnete, e mentre Alcaron e Guzman simulavano di nettarsi le palme sudate sulla camicia prima di rompere in un tremulo accompagnamento, l'orgasmo di Beatriz decollò verso la notte siderale, con una cadenza che ispirò le coppie sulle dune. «Uno così, tesoro?» chiese la turista al telegrafista. Rese scarlatte e sfolgoranti le orecchie della vedova e ispirò le seguenti parole al parroco: Magnificat stabat pange lingua diesire benedictus Kyrie eleison angelica. Alla fine dell'ultimo trillo la notte intera parve innumidirsi e il silenzio che seguì ebbe qualcosa di turbolento e conturbante. La madre di Beatriz, che ha cercato di coprire tutto con scarsi risultati, si dirige verso di loro. Lascia cadere sul palco l'inutile microfono e con il sottofondo di alcuni vacillanti applausi iniziali, provenienti da dune e scogli, cui subito si unirono quelli entusiasti del gruppo dell'osteria e gli altri, ben cadenzati di turisti e pescatori, a formare un'autentica caterata rallegrata dal patriottico «Viva Cile mierda», passò in cucina per veder scintillare fra le ombre gli occhi in estasi di figlia e genero. Facendo segno col pollice sopra la spalla, sputò verso la coppia le parole: «L'ovazione è per voi, Colombi». Beatriz si copì la faccia inondata di lacrime di felicità, sentendosi ribollire di un improvviso rossore. «Te l'avevo detto!» Mario si infilò i pantaloni e li serrò forte con la corda. «D'accordo, suocera, lasci perdere la vergogna, che stanotte stiamo festeggiando». «Festeggiando cosa?» ruggì la vedova. «Il premio Nobel di Don Pablo. Non ha visto che abbiamo vinto, signora?» «Abbiamo vinto?» Don Rosa fu sul punto di serrare il pugno e di conciare per le feste quella lingua impastata o di sferrare una pedata coi nutriti e irresponsabili testicoli, ma in un soprassalto di ispirazione decise che era più dignitoso ricorrere ai proverbi. «Stiamo arando», disse la mosca, concluse, prima di assestare una sbatacchiata all'uscio. Questo era semplicemente un esempio di quello che potete trovare all'interno di questo libro, un grandissimo capolavoro che secondo me batte anche un altro film memorabile, Il Postino. Quindi consiglio tutta la lettura di questo libro, che sono semplicemente 120 pagine di amore e poesia. Antonio Scarmeta, Il Postino di Neruda.